Tra i tanti protagonisti in positivo di questo primo blocco di stagione dell'Inter c'è anche indiscutibilmente Hakan Çalhanoğlu e la conferma di questo è anche nella classifica dell'MVP di Passione Inter, che è votato dalla nostra community sul nostro canale Telegram, in cui Çalhanoğlu, come vedete, è secondo a soli 2 punti da Lautaro Martinez, che a oggi è il primo della classifica. Rileggendo queste cose, ripensando alle prestazioni del turco, ogni tanto mi tornano in mente i discorsi estivi post mondiale per club, alcuni commenti anche che si leggevano al tempo, che arrivavano a dire vendiamolo a qualsiasi cifra, anche ai famosi 10, 15, più 10 che altro, milioni di euro di cui si parlava di questa eventuale offerta del Galatasaray. Una follia, ragazzi. Io mi sono sempre schierato contro questa idea. Credo che molti avessero sottovalutato e non poco la figura di Çalhanoğlu e l'importanza che ha all'interno dell'Inter, e ce lo sta dimostrando in questo primo blocco di stagione. Un Çalhanoğlu che però rispetto alla scorsa stagione e anche a quelle precedenti sta mostrando anche qualche cambiamento molto interessante a livello di dati e di statistiche. Alcuni sono legati a delle novità che ha portato Christian Chivu di diverso rispetto a Simone Inzaghi, altre cose però ci danno la dimensione anche di un cambiamento complessivo del giocatore che dobbiamo tenere d'occhio non solo per questa stagione, forse anche per la prossima, ma forse no, perché comunque sappiamo che le voci intorno al turco sono frequenti e non è escluso che le strade tra Çalha e l'Inter possano separarsi anche prima della naturale scadenza del contratto. Ad ogni modo, all'interno di questo contenuto in cui vi do il ben ritrovati, amiche e amici passione interisti, andiamo a vedere un po' di questi dati di Çalhanoğlu, facciamo delle riflessioni anche a livello di mercato e poi apriamo anche questo tema dell'ipotetica cessione a partire da una dichiarazione che è emersa nel post partita di Inter-Lazio da parte di un ex giocatore, un allenatore italiano, forse l'avrete sentito, che appunto ha fatto discutere molto anche all'interno del club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Quindi entriamo subito nel contenuto. Vi chiedo come sempre di lasciare un click sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti, così ci spingete sempre più vicini ai 100.000 iscritti. Mancano davvero pochissimi, quindi siamo molto molto contenti. Allora, vi condivido la scheda Transfermarkt con il riassunto diciamo dei dati più importanti di cui vorrei parlarvi, che riguardano presenze, gol e assist di questo inizio di stagione. Intanto questa analisi l'abbiamo fatta anche nelle scorse ore in diretta, quindi abbiamo già approfondito in parte il discorso intorno a Çalhanoğlu. Va detto che innanzitutto salta all'occhio la statistica dei gol, perché nelle prime 9 presenze in Serie A in questa stagione ne ha saltate 2, Çalha, delle 11 partite totali, con 5 gol di fatto ha eguagliato i gol dell'intera scorsa stagione, che erano stati 5 alla fine appunto dell'anno, quindi ha ancora diversi mesi per superare questo dato e fare meglio. La stagione precedente invece, quella della seconda stella, era arrivato a 13, quindi sono molti di più. È in media, nel senso che potrebbe tranquillamente arrivare appunto a quel numero, però non sarà facile. Va detto che calciando anche i calci di rigore dipende molto anche da quello. Nell'anno della stella segnò diversi gol anche in appunto su calcio di rigore. Quando un giocatore è un rigorista, il numero dei gol dipende molto anche da questo, naturalmente. In generale, comunque, in totale, come vedete, su 13 presenze complessive tra Serie A e Champions League ha segnato 6 gol e 3 assist, quindi siamo a un gol o un assist dalla doppia cifra e siamo di fatto a metà novembre, quindi numeri non banali per un giocatore che porta, cioè che gioca come mediano in un centrocampo a 5, non proprio la prima punta finalizzatrice della squadra. A livello di dati abbiamo notato all'interno delle analisi fatte sia in diretta che all'interno del nostro club alcune cose interessanti. Allora, innanzitutto, rispetto alla scorsa stagione, Çalha sta portando meno il pallone, però lo sta ricevendo di più nello spazio, e questa è una cosa che, tra le altre, secondo me, spiega anche il motivo per cui lo stia portando a calciare di più. Tant'è vero che in questo inizio di stagione, vi ricorderete, ha già segnato diverse volte da fuori area o da vicino all'area comunque, quindi è un giocatore che ha sempre avuto in carriera un tiro molto potente, molto preciso. È sempre stato un po' un peccato, ecco, vederlo un po' lontano dalla porta. In questo caso
avvicinandolo non può che fare comodo all'Inter, soprattutto grazie anche a questa tendenza che vediamo un pochino di più e che noi di Passione Inter caldeggiamo sempre con il nostro fondo per i tiri in porta. Chi ci segue durante le partite sa di cosa io stia parlando. Ha aumentato anche il numero di lanci lunghi tentati, anche questa è una cosa interessante, e ne ha abbassato la percentuale di riuscita. Questo è anche fisiologico, dato che i passaggi lunghi sono quelli più complicati, quindi è normale che la precisione passaggi possa essere calata un pochino. A livello difensivo, questo dato è molto curioso perché sembra invece in controtendenza con quello che abbiamo detto fin qui e con il tipo di Inter che abbiamo visto proporre da Christian Chivu. A livello difensivo, dicevo, sta intervenendo di più nel terzo difensivo di campo che non nel terzo offensivo. E dicevo, è una cosa che sembra in controtendenza perché è un Çalhanoğlu che sembra aver alzato un pochino di più il suo baricentro all'interno di un Inter che stiamo vedendo soprattutto nelle ultime partite, alza il pressing, prova a riaggredire con forza, invece in questo caso si va un po' dalla parte opposta, anche se è proprio su questo, secondo me, che c'è forse la sua unica vera grande lacuna nel modo di interpretare il ruolo. Perché di fatto non scopriamo oggi che quando parliamo di Çalhanoğlu parliamo di un giocatore centrale all'interno dell'Inter. Secondo me per due motivi fondamentali. Il primo è che è estremamente completo in entrambe le fasi, è un giocatore che può essere molto pericoloso in fase offensiva con i tiri da fuori, con i lanci, con i calci piazzati, batte i corner, batte le punizioni, batte i rigori soprattutto, e però come dicevo in fase difensiva è molto forte, è migliorato tanto soprattutto da quando è stato arretrato come mezzala sinistra da Simone Inzaghi e poi anche come mediano, sempre dall'ex allenatore. Però io questa cosa la segnalo da tempo, chi ci segue lo sa, secondo me ha anche delle lacune in alcune letture in fase difensiva, delle lacune che a volte compensa con l'intensità e la brillantezza fisica, un giocatore che va a contrasto con decisione, che ha diciamo una capacità di resistenza atletica all'interno dei 90 minuti, secondo me da top, ma che però dovrebbe limare, perché in particolare io lo noto nella scelta dei momenti su quando aggredire in pressione alta e quando non farlo. Lo vediamo spesso, io lo faccio notare più volte quando lo noto, molte volte è capitato che l'Inter che stesse andando in pressione alta con le mezze ali oltre la linea del pallone perché avevano tentato una pressione, la palla arriva al giocatore che ha di spalle appunto Çalhanoğlu e lui invece che aspettare a temporeggiare per far rientrare la squadra tenta spesso l'anticipo anche quando è nettamente in svantaggio e il più delle volte questo comporta che anche lui si porta oltre la linea del pallone e scopre completamente il campo alla ripartenza avversaria. Mi viene in mente, non è proprio una dinamica uguale a quella che ho appena detto, però simile, mi viene in mente il movimento anche sul gol di Yildiz durante Juventus-Inter. Ripeto, un po' diverso, però anche lì c'è una sorta di mancanza della percezione del pericolo, mi verrebbe da dire, che lo porta ad essere un po' troppo passivo su Yildiz, il quale riceve questo filtrante, no, anzi non un filtrante, questo passaggio verticale dalla difesa, si gira e calcia in porta. Poi non è l'unico errore perché si poteva schermare meglio il passaggio, c'è un Sommer che poteva sicuramente fare meglio, però per capirci quella è una dinamica che secondo me lui deve ancora, nella quale deve ancora migliorare. E poi la seconda cosa per cui è centrale è che banalmente non ha un sostituto. L'Inter in estate ha ceduto Aslani, secondo me giustamente, perché non poteva più far parte di questa Inter, ma non è stato preso nessun mediano di riserva. Tant'è vero che quest'anno, nelle situazioni in cui Ciala è mancato, il suo ruolo lo ha coperto Barella, che però è adattato in una posizione per la quale su alcune cose può sopperire, però secondo me si vede che gli mancano delle cose, soprattutto nella gestione dei tempi di gioco, ma non solo. E questo porta, vi dicevo, a fare delle riflessioni, perché secondo me, al di là del fatto che poi questa cosa si verifichi o meno, è probabile che l'ipotesi, quantomeno l'ipotesi di un suo addio, torni con forza già a partire dalla prossima estate. E vi anticipavo prima che in questi giorni ha fatto discutere una dichiarazione di Christian Brocchi negli studi di DAZN, che vi leggo col virgolettato, così ve la riporto. E Brocchi dice: Çalhanoğlu è un giocatore meraviglioso in un momento top della sua carriera. Per me si gioca tutto quest'anno perché è l'ultimo anno che farà in nerazzurro. Ci tiene ad uscire a testa alta, ci tiene a vincere qualcosa, ci tiene a portare qualcosa di importante, perché secondo me sarà la sua ultima stagione all'Inter. Ora,
Io non so se Brocchi abbia delle fonti dirette, se abbia detto questa cosa perché ha avuto delle informazioni o se sia semplicemente una sua ipotesi, che però, ripeto, non sarebbe comunque così campata per aria. In primis perché tra 2 mesi, no, tra 4 mesi, scusate, a febbraio, Cialanoglu farà 32 anni, quindi comincia ad entrare in un'età piuttosto avanzata, soprattutto anche per il tipo di gioco e di intensità che ci mette, e in particolare a giugno del 2026, quindi il prossimo giugno, entrerebbe nel suo ultimo anno di contratto con l'Inter, che scade nel 2027. Quindi le strade sono due, al netto della volontà di Ciala, che ovviamente noi non conosciamo. Le strade sono due: o lo si cede nell'ultima finestra credibile in cui provare a monetizzare qualcosa del suo cartellino, quindi l'estate prossima, oppure lo si tiene anche nell'ultima stagione e lo si saluta a parametro zero a giugno 2027, quando avrà 33 anni e probabilmente concluderà la sua carriera magari in Turchia, dove più volte insomma ha fatto capire prima o poi di voler tornare. Quello che è certo in tutto questo però è che dalla sua sostituzione, che sia tra qualche mese o che sia a fine contratto, passerà molto di quello che sarà tutta l'Inter post Cialanoglu. E ad oggi a me non sembra che i grandi nomi siano ancora circolati, se non forse possiamo considerarlo Aleksandar Stankovic come profilo che comunque l'Inter sappiamo che continua a seguire, che però io francamente non penso che possa passare nel giro di pochi mesi da non pronto per giocare nell'Inter, come è stato valutato fino a pochi mesi fa, tant'è che è stato ceduto pur con recompra, passare da questo a mediano titolare dell'Inter che gioca per lo scudetto, che cerca di fare bene in Champions League, eccetera. Forse, cioè, io me lo auguro, per carità, a me è un giocatore che piace, però sarei un filo più prudente da questo punto di vista, anche perché, tra l'altro, vedendo un attimo come sta giocando nel Bruges, Stankovic, secondo me è più in questo momento un mediano da linea A2 di centrocampo che non un mediano su uno schema a 3 che quindi faccia anche il regista per il momento. Comunque ha anche delle caratteristiche un pochino diverse. E a proposito di caratteristiche, la domanda che dobbiamo farci secondo me è capire su quali caratteristiche puntare. Perché secondo me, ragazzi, sostituire Cialanoglu come fu per Brozovic qualche anno fa non sarà facile, perché appunto è un giocatore molto completo e i giocatori così in questo momento costano tanto, e vedendo quello che è stato il tipo di mercato che ha fatto l'Inter da quando è arrivata Octree, faccio fatica a pensare che anche facendo uno scouting di altissimo livello, come in tanti si augurano che l'Inter faccia, io per primo, e che ancora forse non abbiamo visto fino in fondo, faccio fatica comunque a pensare che si possa acquistare un giocatore da 25, 20, 25 milioni completo come Cialanoglu, che ti faccia perdere poco dalla sua sostituzione e che possa già essere pronto per fare il titolare nell'Inter. Poi, se si dovesse aprire l'opportunità di fare un investimento importante come sembrava pronto per Lookman o per Koné, allora cambia tutto. Però in questo momento è molto difficile, secondo me, individuare un profilo di questo tipo già pronto per fare il titolare nell'Inter. Io intanto vi direi, innanzitutto godiamocelo per quello che stiamo vedendo, perché ripeto, stiamo vedendo un Ciala che a inizio stagione non era scontato che sarebbe stato così forte, così importante, perché comunque le scorie psicologiche dell'anno scorso e anche di quella diatriba che era emersa dopo il mondiale per club tra Lautaro, soprattutto Marotta, secondo me, come ho sempre detto, non era scontato, ecco, che riuscisse a rimentalizzarsi, rifocussarsi, come direbbe Chivu, su questa Inter. E credo proprio che il lavoro di Chivu da questo punto di vista sia stato fondamentale. Un Chivu che, lo sappiamo, lo stiamo notando, sta lavorando molto bene e con grande attenzione, ecco, sull'aspetto mentale dei nostri giocatori, e credo che quello che sta facendo Ciala ne sia forse l'esempio più importante. Quindi oggi credo che si possa dire tranquillamente che Ciala sia più vicino alle sue versioni migliori che non a quelle peggiori che abbiamo visto nella sua esperienza all'Inter. Speriamo continui così e poi eventualmente a fine stagione valuteremo il da farsi, consapevoli che tra l'altro il centrocampo dell'Inter dovrà vivere probabilmente un post Mkhitaryan, che credo a fine stagione verrà lasciato libero a parametro zero. Probabilmente cederà Frattesi, quindi sarà da cambiare anche lui.
Zielinski, punto di domanda, è tutto da capire, adesso è in crescita, però vediamo come prosegue nei prossimi mesi. C'è questo Diouf che non sembra essere pronto, per usare un eufemismo, per far parte dell'Inter, quindi comunque sarà un centrocampo su cui l'Inter dovrà fare delle valutazioni anche su altri giocatori. Forse l'unico punto fisso, anzi gli unici 2 punti fissi sono Barella e Sucic, indiscutibili. Tutti gli altri, sono un attimino lì sul chi va là, e se ci aggiungiamo anche Çalhanoğlu diventa poi, un lavoro importante quello da fare su un intero reparto che, soprattutto in una squadra come l'Inter, è centrale, e lo stiamo vedendo, ecco. Spesso si dice nelle partite migliori, le partite migliori sono quelle in cui il centrocampo dell'Inter alza il livello, e viceversa quelle peggiori sono quelle in cui lascia un po' a desiderare. Fatemi sapere nei commenti allora cosa ne pensate su questo tema, e anche se avete già dei nomi. So che molti sono attenti anche su questo fronte, quindi se avete già dei nomi per il possibile sostituto di Çalhanoğlu, fatecelo sapere qui sotto, così poi potremo anche analizzarli in futuri contenuti o in diretta. Vi invito ancora una volta a cliccare sul tasto mi piace qui sotto, ad iscrivervi al nostro canale. Se vi va, passate anche dal club www.passioninter.club, trovate anche qui in alto, eccolo qua, no, come si fa? Così, il QR code da poter scansionare con il vostro smartphone. Vi aspettiamo anche nel nostro club. Ed infine, per chi mi segue in podcast, lo trova in descrizione, mentre se mi stai seguendo su YouTube ti lascio qui alla mia destra un altro contenuto da recuperare.